il caffè, tè e acqua calda. 2 frittatine, 2 mini hamburger, 2 fette di pane, un bel bicchierone d'acqua, un bel caffè americano per partire carichi, un bel muffin con tantissima cannella. Ciao stanza di New York. Questo è il desk dell'albergo a New York. Questa è la hall. Queste sono le famose ciambelle newyorkesi. $1,50 la New York Bagel, butter roll e soda, quindi le bibite a $1. Buongiorno ragazzi, oggi siamo all'ultimo giorno qui a Manhattan. Più tardi abbiamo il volo, giornata che si presenta nuvolosa e freschetta, devo dire temperatura gradevole e a favore per fare qualche ultima esperienza qui a Manhattan. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella. Lasciate un like e magari un bel commento. Piccolo spoiler, stiamo dirigendo in direzione Rockefeller Center e forse anche il Top of the Rock, quindi rimanete connessi, continuate a guardare ancora il video per vedere cosa ci sarà dopo. Fresca, lì in fondo c'è sempre Times Square e qui c'è un salotto con tavolini, sedie dove poter gustare una bibita, una colazione. Questi bestioni fanno sempre un certo effetto. Guardate come sono belli, articolati questi camion, quelle marmitte moleste. Qua abbiamo un vecchio bestione della Dodge, non so se si capisce l'altezza o la grandezza. Wow. Continuiamo il nostro walking tour in Manhattan. Sono le 7:30 del mattino e come vedete Manhattan è già sveglia da un bel po'. C'è tutto un fuggi generale, persone che corrono lavoro, turisti, residenti. Qui c'è un grande parco dove ieri stavano trasmettendo un cinema all'aperto, c'era veramente tantissima gente, era bello. Purtroppo non siamo entrati perché al nostro arrivo era già finito. Qui siamo tra la 45esima e la 6ª strada. Destra, East Side. Siamo fra la 48esima e 6ª strada. Dovremmo essere molto vicini al Rockefeller Center. Dobbiamo correre. È rosso. Questi sono gli studios del NBC. Più avanti c'è il Radio City Music Hall. E siamo arrivati alla 50esima strada. Percorriamo sempre la 6ª noi. Tutti che corrono, tantissimi businessmen. Chi corre a destra, chi a sinistra, chi al lavoro.
Forse è quella, la chiesa di San Patrick. Forse. Non lo scopriremo mai, che non abbiamo avuto tempo di avvicinarci. Comunque adesso stiamo andando al Rockefeller Center. Ragazzi, vi lascio i link in alto a sinistra alle schede per vedere anche gli altri episodi girati a New York, e anche in descrizione vi lascerò l'elenco degli episodi. Quindi se siete arrivati a questo video vi invito a vedere anche gli altri precedenti a questo. Abbiamo girato tutto il palazzo. Questa è la famosa emittente televisiva. Siamo arrivati al Top of the Rock Observation Deck. Questa è la fila. Per fortuna abbiamo fatto sveglia presto e quindi non c'è tanta gente al momento. Stiamo entrando nel Top of the Rock. C'è un lampadario con tantissimi cristalli. Come al solito bisogna fare i controlli di sicurezza come in aeroporto quando si entra in questi palazzi e attrazioni. Wow! C'è un freddo, ragazzi, come al solito, climatizzatori a palla, cioè sembra di stare in una cella frigorifera. Qua ci sono i bagni che si chiamano restrooms. E tutto è un theater ed è subito theater. Ma quante ne sanno, quante ne sanno. Thank you. Bisogna correre. Top of the Rock. The next stop is... Thank you. Si salvi di buon, detto alla fine. Ed è subito videogioco. Ogni momento è bello per trasformare tutto in videogioco. Questo è il tetto dell'ascensore, cioè praticamente il tunnel dell'ascensore. Siamo al 50. Oh, le orecchie. Wow. 66, 67. 67esimo piano. Good morning. Ragazzi, alzarsi presto questa mattina ne è valsa veramente la pena. Siamo praticamente i primi che stiamo aprendo il Top of the Rock. Ci sono due che se ne sono dimenticati qua ieri sera. Ed ecco il rooftop. Wow. Voilà. Quella lì in fondo è Central Park, ragazzi. Questo è il tetto del Top of the Rock, ragazzi. Qui sono tutte le antenne e i radar vari. E qui si ha una vista in direzione sud di Manhattan.
Devo dire che mi piace molto di più, non intendo la vista, ma il fatto di aver messo i cristalli anziché quelle griglie o quelle ringhiere in acciaio inox come all'Empire State Building. Da qui con i vetri, non lo so, lo preferisco a livello fotografico. Seguitemi. Ragazzi, visto che siamo i primi, ci stanno facendo salire ancora più su, dove ci sono le antenne. Seguitemi e vedrete una scena davvero molto wow. Ragazzi, guardate cosa si vede da qua su. Così è vedere dal terrazzo, senza vetri, senza ringhiere, senza nulla. Tutta quella è Central Park. Se non erro è 3 km per 5 di lunghezza. Magari vi scriverò le misure in post. Ragazzi, che vista! Non vi dico i profumi che arrivano qui su di tutte le colazioni di New York di questa mattina. Da qui ammiriamo l'Empire State Building dove siamo stati qualche giorno fa. Vi lascio sempre il link in descrizione per vedere tutte le esperienze che abbiamo fatto quel giorno e in particolare l'esperienza fatta sull'Empire State Building al tramonto, che vi suggerisco di farla a quell'ora, perché comunque beccate sia il tramonto bellissimo e l'accensione della città. Pian piano vedrete le luci che andranno via via accendendosi e creare uno scenario veramente bello. Quella lì in fondo, piccolina, che da qui sembra piccola, è la Statua della Libertà della Indigo. Eccola, è lì piccolina. Qui c'è tutto il New Jersey, l'Hudson River. Da questa parte vediamo il MetLife e il Chrysler Building. E siamo veramente alti, eh? Dovremmo vedere... No, da qui non si vede il ponte di Brooklyn, non si vede, ma si vede il Manhattan Bridge. È probabile che spostando questo palazzo magari andiamo dall'altra parte. Allora, lì in fondo c'è il Manhattan Bridge e subito dopo c'è il ponte di Brooklyn. Comunque qui vedo che hanno messo tantissime monetine, centesimi di dollaro, sicuramente come portafortuna. Da qui riusciamo a vedere sempre la famosa sfera di Capodanno. C'è questa bellissima ringhiera, non si muove da una virgola, e qui c'è anche un'insegna. In verità sta più giù l'insegna, questo è sempre qualcosa che ha a che fare con la struttura, con l'abbellimento di questo tetto. Faccio una bellissima panoramica su tutta Manhattan verso sud. Si sentono gli aerei che ci passano a fianco. In direzione nord abbiamo Central Park, uno dei parchi urbani più grandi del mondo, con al centro due bellissimi laghi. Uno è veramente grande, addirittura c'è tutto il percorso per fare delle belle passeggiate, per fare running. Ci sono tantissimi prati dove potersi sdraiare e ci sono
i campi da baseball per allenarsi. In effetti l'altro pomeriggio, e vi lascio il link in descrizione, c'erano i maestri che allenavano i giovani ragazzi, i giovani giocatori di baseball. Faccio anche questa bella panoramica. Questi grattacieli hanno appartamenti da milioni e milioni di dollari. Sono veramente quotatissimi. Mi piacerebbe tanto fare un home tour di questi appartamenti che sono in questi palazzi che si affacciano su tutta Manhattan, ma principalmente sul giardino di Central Park. Ma fa comunque una certa impressione sapere di dormire in questi palazzi a stecco. Io li chiamo così. Cioè, ma vi rendete conto? Dormire su questi stecchi così alti e fini così. E secondo me Allora ragazzi, questo qua è un altro bellissimo grattacielo. è uno degli ultimi fatti, è il Vanderbilt Summit One. Ragazzi, pian piano si è riempito anche questo terrazzo, questo ultimissimo piano del Top of the Rock. La vista è a dir poco mozzafiato e la temperatura è veramente gradevole. E non so se ve l'ho detto, noi siamo venuti a New York in periodo invernale, era dicembre pre-natalizio, bella New York pre-natalizia, tutto quello che vuoi, luci, illuminazione, perché comunque è tutta una festa. Il Natale a Manhattan è quello che ci hanno sempre inculcato fin da piccoli, che è un sogno, quindi con la neve. Però venire in questo periodo e girare Manhattan a maniche corte, sinceramente lo preferisco. Continuate a seguirci e lasciate un like se queste immagini vi sono piaciute. Siamo al 67esimo piano, ho dovuto leggere. Cambiamo location, andiamo a vedere qualcos'altro. Mi dispiace lasciare questa vista, però purtroppo dobbiamo andare a fare qualcos'altro. C'è una scritta dove tutti si stanno facendo le fotografie e naturalmente anche noi ne abbiamo approfittato. Ragazzi, stiamo lasciando questa bellissima terrazza, purtroppo non possiamo fare tutta la giornata qui dentro, dobbiamo per forza cambiare. Adesso andremo qui vicino, c'è il Rockefeller Center e ancora più vicino c'è la chiesa, la famosa chiesa di St. Patrick, che è probabile che riusciamo a vederla, si trova sulla quinta strada. Continuate a seguire il video. Bye! I reparti gadget e anche ristorante, naturalmente. Sanno davvero fare turismo. Per quanto mi riguarda, io apprezzo tanto. Una delle cose belle e sorprendenti è che ci sono tantissimi giovani che lavorano di tutte le età, di tutte le nazionalità. È una cosa veramente lodevole. Riescono a fare turismo in maniera eccellente. Ci sono sempre bagni, servizi igienici, fontanine, aree climatizzate, pulizia, e tutti i ragazzi appunto che ti indicano la direzione, non ti lasciano mai smarrito, tutti sempre gentili, con il sorriso, veramente lodevole, tanto di cappello. Ristoranti Happy Days.
Pizza time. Wow, bellissimi quei pattini. Tantissima gente che lavora, manutentori di tutte le nazionalità che stanno lì a sistemare ogni lampadina, ogni cosa. Cioè non vedi mai il degrado, tutto fatto con cura e sono soddisfatti di quello che stanno facendo, sono orgogliosi del lavoro che stanno facendo, di come lo stanno facendo. Ragazzi, questo fuori è il famoso Rockefeller Center, dove, se non sbaglio, proprio lì sulla destra fanno l'albero più grande del mondo. Comunque proviamo ad uscire fuori. Siamo usciti dal Top of the Rock e adesso stiamo andando al Rockefeller Center. Eccolo qua. Ci sono tantissime bandiere della pace, ma veramente tante. Ragazzi, qui a Rockefeller Center hanno issato tantissime bandiere della pace. Ce ne stanno veramente tante, non riesco neanche a contarle. Ci sarà un numero, penso. In genere quando fanno queste cose non fanno mai nulla al caso, ma ha sempre un significato. Spero che sia un segno forte, un simbolo, un segnale forte per quello che sta accadendo in questi ultimi mesi, cioè la guerra tra Russia e Ucraina. Una cosa molto brutta per tutti e due i popoli. Io non condanno l'uno o l'altro. Spero che finisca presto per tutti, non solo per donne e bambini, ma per tutti, uomini, anziani, per le città che vengono comunque deturpate, distrutte. Sono comunque segni che non facilmente si riescono poi. Sono cose veramente, scusatemi, ma mi fa davvero male parlare di questo. Vi faccio una panoramica al Rockefeller Center. Qui è dove a Natale o comunque nel periodo natalizio fanno l'albero più grande del mondo. Se non erro lo fanno in quella direzione lì. Noi prima eravamo sul terrazzo lì del Top of the Rock, 67esimo piano. Guarda come sono belli questi giardinetti, sedie, panchine, un arredo sempre contestualizzato. Cioè, anche se qui c'è per esempio un prato finto, però è bello, ci si può sedere, c'è pulito, non ci sono escrementi di cani, liquidi vari, puzzolenti, che purtroppo usciamo. Ci stiamo dirigendo alla chiesa di San Patrizio sulla Quinta Strada. Ci eravamo passati tantissimi anni fa, ma non ci siamo mai avvicinati alla chiesa. Speriamo che sia aperta. Mi piacerebbe tantissimo vedere com'è nel suo interno. Mi piacerebbe anche trovare un caffettino. Ne avrei proprio bisogno in questo momento di un bel caffè. La chiesa è questa alle mie spalle. Tra poco ci avviciniamo.
c'è la targa del Rockefeller Center 1989. C'è anche lì la musica, ragazzi. Non è un locale, il comune di New York, la città di New York. Ed ecco la chiesa di St. Patrick in tutto il suo splendore. Wow! Pensavo che fosse da qui l'entrata, invece è dall'altra parte. Queste griglie non mi fanno impazzire con queste foglie finte, le ho sempre odiate sinceramente. Wow! Wow! C'è una fila incredibile. Ragazzi, è veramente grande. Mamma mia. Wow. Siamo all'interno della chiesa di St. Patrick. Siamo riusciti ad entrare e a superare un po' di file perché c'era una scolaresca veramente wow. Sono dei mosaici fantastici, delle vetrate colorate veramente belle. Facciamo un giro veloce. Bello che tra le panche ci sono praticamente le Bibbie. Wow. Display per far vedere la messa a tutti da ogni angolo. È veramente grande, ma grande veramente, mamma mia. Ecco uno dei mosaici che vi parlavo prima. Mamma mia, sono veramente fatti bene, molto belli. Una delle cose sorprendenti è che ti facciano comunque fare foto e video in totale tranquillità. È capitato spesso entrare in alcune chiese nel mondo dove era vietato fare una qualsiasi fotografia, ma non capisco il motivo. In questa grande chiesa al centro di New York è possibile fare foto e video tranquillamente, anche perché non vedo cosa ci sia di male in questo. Ragazzi, c'è un organo in legno massiccio grandissimo che sta praticamente alle spalle del rosone che si vede sulla facciata anteriore della chiesa. Santa, facciamo la croce prima.
Golden State, questi sono di San Francisco. Boston. Stiamo correndo in aeroporto e quindi non possiamo entrare in questo bellissimo negozio. Mi spiace, avrei voluto fare Bryant. Ah, la maglietta di Kobe. Ho preso l'autobus per raggiungere l'aeroporto La Guardia di New York. Eccoci arrivato al Terminal B. Bello grande questo aeroporto. Sai che non ricordo se qua sono già stato. Che praticamente a New York sono venuto nel 2010 e mi ricordo che abbiamo fatto scalo a Newark. Cioè questo è il bagno dell'aeroporto La Guardia di New York. Mamma mia, c'è rifiniture, veramente tutto in acciaio, tutto ordinato, il pavimento brillantato, LED a luce riflessa. Ma sono Marines. Wow. I Marines dal vivo. Ci sono i lavandini con le fontanine per gli adulti e per i bambini e da lì è possibile in forma gratuita riempire la propria borraccia. Nice. Belle queste sculture che fanno negli aeroporti, veramente molto bella. Allora noi dobbiamo andare in quella direzione dove c'è quel gate giallo e c'è scritto to all gates, quindi tutti i gate da lì. Noi naturalmente abbiamo fatto già il check-in online, quindi siamo avvantaggiati da questo punto di vista. Abbiamo svuotato la borraccia d'acqua, altrimenti ce la bloccano e poi ci dovrebbe essere la possibilità di riempirla dopo. Andiamo ai controlli. Quante cose buone. Beh, le mandorle non sarebbe male, certo, a $9. Tutti Lego. Magari potrei comprare qualcosa, ma non so che farmene sinceramente. Ormai siamo nella fase di non comprare tanti gadget o altro da portare con noi, ma soltanto siamo per l'essenziale. Cappellino dei New York Yankees costa $34,95. Beh, il prezzo è buono per lasciarlo appoggiato qui. New York Jets. Andiamo a trovare qualcosa da sgranocchiare, meglio. Con quei $34 magari ci facciamo un bel pranzetto. Vedo in lontananza Hill Country, Dunkin'. E beh, queste sono le cose che mi piacciono. Wow, vedo dell'acqua che arriva dal soffitto, cioè hanno fatto una specie di cascata per attirare l'attenzione. Un'altra trovata del giorno.
ma l'inventore di tutte queste cose. Vorrei vedere l'architetto che se li inventa. Avvicinati da Hill Country, barbecue, sandwich, fried chicken. Mannaggia. Stiamo ordinando un paio di hamburger con pollo e questi altri Texas Tenders. Allora, siamo all'aeroporto La Guardia, abbiamo appena preso un panino leggero con cetriolini, pollo e delle salsine ranch e barbecue. E poi qui abbiamo qualcosa per terminare in bellezza, ma questo è soltanto l'inizio. Aver mangiato mezzo aeroporto, ci stiamo incamminando nella direzione del gate, utilizzando le pedane tipo scala mobile, però è pedana in linea, tipo non mi ricordo come si chiama più. Ragazzi, non abbiamo resistito, siamo andati a prendere un caffè doppio di 4 oz, un mega muffin schiacciato che sorride. Ha messo la retromarcia. Forse sì. Today's flight, once we're in the air, please enjoy your 3-hour and 44-minute flight to Denver. Thank you.